Buongiorno ragazzi! Buongiorno! E bentornati sul nostro canale di Tickets for Life. Come avete visto, abbiamo lasciato definitivamente il parcheggio, l'autocaravan park che ci ha accolti in questi lunghissimi giorni e ci apprestiamo a lasciare definitivamente Istanbul. Sì, purtroppo. sono un po' triste. Un po' triste Marta, ma anche io, perché comunque abbiamo passato delle giornate meravigliose, una città sopra ogni aspettativa, e anche se il tempo non è stato dei migliori, comunque ce la siamo goduta appieno, diciamolo. Sì, è sempre la Turchia, poi comunque tanto di valore aggiunto è fatto dalle persone, dal calore umano, dall'accoglienza. Anche ora i signori dell'area sosta ci hanno salutato, ci hanno chiesto dove stiamo andando. Comunque è veramente bello, insomma, l'accoglienza turca è sopra ogni aspettativa, veramente. Città caotica, e proprio perché è molto caotica, ora vogliamo raggiungere la parte asiatica, ma bypassando tutto il caos delle autostrade, dei ponti della città. E quindi qual è il modo migliore per andare di là? Siamo al porto, infatti, stiamo per prendere un ferry, ovvero un traghetto che ci porterà oltre il Mar di Marmara. Oltretutto la base di partenza, il porto, si trovava proprio di fronte a dove eravamo parcheggiati, quindi in 2 minuti. Comodissimo, però poi vi daremo tantissime informazioni in base alla compagnia, a come fare il biglietto, il costo del biglietto stesso, nel video che vogliamo fare, appunto dedicato, come vi abbiamo già accennato, all'intera città di Istanbul, perché ci sembra questo un modo migliore, appunto, per uscire dal caos, ovviamente per chi intende dirigersi verso la parte asiatica, insomma. Però questo traghetto vale anche in senso opposto, quindi chi dovesse arrivare dall'altra parte e volesse arrivare ad Istanbul, evitando tutto il traffico. Noi quando siamo arrivati abbiamo passato almeno 2 ore e mezza al traffico. Sì, quello sì. E quindi scegliete anche il giorno della settimana, perché ad esempio oggi è domenica e abbiamo visto che nella strada qui principale c'è meno traffico. Nei giorni ovviamente lavorativi, infrasettimanali, quindi ce n'è di più. Quindi magari anche la scelta sul giorno della settimana può essere una buona base di partenza per non trovarsi imbottigliati. Esatto, stamattina ci siamo svegliati con la pioggia, ma sta uscendo il sole e sembra che all'orizzonte sia bello, quindi noi andiamo proprio in quella direzione dove non ci sono le nuvole, quindi bello. Incrociamo le dita. C'è una quarantina di minuti da aspettare quando arriverà il traghetto, poi saliamo e niente, poi si salpa. E quindi dopo le nostre crociere sul Bosforo facciamo fare a Charlie una crociera sul Mar di Marmara. Questa gli mancava. È arrivato in questo momento il traghetto, stanno scendendo tutte le persone e tra poco sarà il nostro turno. Stiamo per salire sul traghetto, hanno sbloccato finalmente la coda di attesa, non ci sono ovviamente camper, siamo forse gli unici, forse c'è un van dietro. Ma era un furgoncino. Era un furgoncino, quindi niente, quindi siamo i più grossi.
Siamo sbarcati Viaggio molto tranquillo, in Asia. Asia! Ritorno in Asia con Charlie, perché Charlie era rimasto in Europa. Sì, noi ci siamo già venuti a piedi, diciamo, col traghetto in questi giorni, ma Charlie no. Charlie è ritornato in Asia dopo l'anno scorso, bravo Charlino. La perturbazione sembra passata, però ci sono un po' di stralci di nuvole, ogni tanto si chiude il cielo, però è caldo, perché sono 13-14 gradi, cioè si sta bene come temperatura, caldo forse esagerato. Abbiamo fame perché è l'ora di pranzo, però ci vogliamo togliere da questo caos, perché ora siamo nella corsia di uscita dal porto. Abbiamo individuato fuori di questa cittadina, perché siamo non vi abbiamo detto forse il nome, siamo a Jalova, che è proprio piccola, però insomma non vogliamo stare nella confusione, vogliamo cercare un posto un pochino tranquillo. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out, but you know aside. Eccoci sul mare di Marmara e laggiù piccolino come dimensione, non come estensione, intravediamo piccolina, anzi, la megalopoli, la mega city di Istanbul. Ciao Istanbul, ci mancherai, ci è piaciuta tantissimo. Down the side, you already know. Ci stiamo purtroppo rendendo conto, ragazzi, che da dove siamo sbarcati, cioè dal porto di Jalova a qui, a questa frazione, la spiaggia che abbiamo visto è tutta invasa da rifiuti, ma tanti. Peccato, perché potrebbe essere un litorale interessante affacciato su un mar di Marmara che, pur essendo diciamo chiuso tra due stretti, ma comunque è un mare che ha uno sbocco dai Dardanelli e uno dal Bosforo. Però niente, Noi siamo messi male, quasi peggio del Mar Nero in Georgia. non c'è redenzione per le anime umane, diciamo così. È schifo. È veramente un peccato. E poi ci dormono tanti cani randagi sopra in questa spazzatura. E visto che oggi è domenica, ce lo vogliamo fare un buon piatto di pasta. Ma non una pasta qualunque. Oggi c'è il connubio, si chiama, ovvero i manti, che sono una specie di tortellino ripieno di carne turco, e il pesto Pesto alla genovese italiano. Quindi abbiamo fatto il connubio. Dovevamo finire il vasetto di pesto e quindi il condimento era obbligato. Quale miglior modo, vero? Ma il tortellino o il manti turco accetta di buon grado. Come Buon sono? appetito. Buon appetito. Sono buoni. Molto buoni. Buoni. L'avevamo già mangiati. Esatto. Quindi l'abbiamo ricomprati, sicuri dell'acquisto Che andasse a che andasse a buon buon fine. fine. Ma con noi non si butta via niente, non so se avete No. capito.
Buon appetito. Buon appetito. Mentre stavamo passando abbiamo individuato questo distributore che c'ha il prezzo del gasolio, ovvero motorin come lo chiamano qui, molto buono, cioè 39,99 €, che sono al cambio 1,08 €, quindi visto e preso. Abbiamo fatto il pieno, eravamo circa poco meno di metà serbatoio, veramente conveniente. Quando ci sono queste occasioni bisogna approfittarne. Fede arriva, è andata a pagare. Buongiorno ragazzi, come vedete rispetto al parcheggio che abbiamo trovato ieri sera ci siamo spostati di qualche centinaio di metri e abbiamo cercato un posto un pochino più tranquillo. Dico più tranquillo perché stanotte abbiamo dormito sì abbastanza bene, ma non come ci saremmo aspettato. Infatti qui nei pressi ci sono delle fabbriche che fanno un rumore di sottofondo continuo, ininterrotto, non so se si sente già in GoPro, e dove eravamo arrivati ieri sera era molto forte, quindi durante la notte non ne potevamo più e ci siamo spostati. Siamo sulle sponde del lago Iznik, nel comprensorio di Bursa, e ci siamo fermati di fronte a questo bel parco con tutti i tavolini per fare picnic. In Turchia abbiamo spesso trovato luoghi di questo genere e ormai lo sapete, ai turchi piace moltissimo fare i picnic all'aperto, e qui davanti a noi abbiamo appunto questo lago. Noi siamo tra l'altro ancora raffreddati, sia io che Marta, e quindi in questi giorni diventa difficile anche un po' fare le riprese per i video. Ci siamo svegliati stamattina con tutti gli scoiattolini che correvano sugli alberi e tutti questi cani che fanno corse, abbaiano. Quindi se da un lato Istanbul è stata la città dei gatti, tutto il resto della Turchia, ormai lo sappiamo bene, è la città, anzi la nazione dei cani. Troviamo tantissimi cani che vivono liberi, randagi, e però nonostante questo sono molto coccolati e gli viene dato loro da mangiare dai locali, quindi per questo siamo abbastanza tranquilli. Questo è il lago, abbastanza grande, però noi ora ci spostiamo perché vogliamo cercare un luogo un pochino più tranquillo. Abbiamo bisogno di riposarci un po' dopo le giornate intense della città di Istanbul, e poi abbiamo anche intenzione di visitare la cittadina di Bursa. Però prima di infilarci nel caos cittadino nuovamente vogliamo un attimo rilassarci, quindi pensavamo di trovare questo luogo
dove siamo adesso un pochino più tranquillo, ma così purtroppo non è. Poco più avanti c'è anche questa area adibita al parcheggio di camper e roulotte, che è un'area camper gratuita praticamente. C'è l'acqua, infatti abbiamo appena fatto il carico, ci sono i bagni, ma purtroppo qui siamo molto più vicini a questa fonte di rumore. Infatti abbiamo escluso ieri fin da subito quest'area, anche perché sulle recensioni di Park4Night c'era scritto che in questo ampio parcheggio vengono i ragazzi a fare i burnout con le macchine, ad ascoltare la musica a tutto volume, e noi non ce la sentivamo di affrontare tanto caos. Intanto anche Marta è uscita da Charlie. Buongiorno amici. Come va il raffreddore? Me l'ha attaccato, come va? Anch'io sono un po' costipata, comunque dai, niente di grave. Alla fine è solo un raffreddore e infatti mi sto godendo questo bel cielo soleggiato e soprattutto questi raggi di sole che mi volevano. scaldano. E nel frattempo stanno passando un po' di mezzi, cani da tutte le parti. l'unica nota negativa è la quantità, almeno in questo posto, ma come altri, di cani randagi. Solo in questo angolo ce ne sono 7 o 8, uno lì che dorme nella fossetta, quella è la mamma, ha le mammelle piene gonfie perché ci sono i cucciolini così piccoli di 1 mese, l'avrei presi tutti e tutte le volte è uno strazio vederli, cioè stanno bene perché sono cicciottelli, non sono denutriti. Poi gli danno da mangiare. Lei mangia sicuramente perché si vede che ha il latte, ha tutto il seno gonfio, cioè. Però insomma per noi insomma è un po'... Non siamo abituati. È un po' forte come cosa. Poi tra loro ogni tanto si azzuffano, però diciamo che vivono ognuno nel proprio quartiere. In questo angolo ci sono loro, poi magari più giù altri. È per noi forse, è dura perché, ripeto, le prenderei tutti, ma bisogna attaccare un altro Charlie dietro a Charlie e fare lo zoo, il piccolo zoo itinerante. Sì, in effetti. Va bene, proseguiamo, dobbiamo fare anche la spesa e poi andiamo a vedere quest'altra area picnic che speriamo sia il luogo giusto per accoglierci. Devlet hastanesinde yatmakta olan bir hasta için AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç bulunmakta. Tutto chiaro, no? Non lo so, Tekrar ediyorum. certo. Devlet hastanesinde Lasciamo la cittadina di Gemlik dopo aver fatto la spesa. Qui siamo di nuovo con l'affaccio sul mare di Marmara. Sì. Ora vediamo di non sbagliare indicazioni, devo andare a sinistra Qua. e cerchiamo di raggiungere questo luogo che è praticamente un picnic, un'area picnic. Speriamo che sia un po' meglio di quella dove abbiamo dormito stanotte. Senza fabbriche. Sì, abbiamo fatto la spesa, quindi almeno se tutto va bene ci rilassiamo un paio di giorni. Il carico dell'acqua l'abbiamo fatto stamani, prima. Siamo carichi, abbiamo fatto il pieno, abbiamo tutto quello che ci serve. Quindi siamo a posto. Stiamo notando, mentre passiamo in queste zone, tantissime coltivazioni di olivi e infatti la riprova è stata che abbiamo visto un obelisco, diciamo così, che inneggiava all'oliva e ci sono tantissime fabbriche, frantoi che trasformano praticamente le olive in olio, quindi questa è zona di olivicoltura. Penso sia anche abbastanza pregiata perché ne abbiamo viste tante. Sì, infatti ne abbiamo viste tante, quindi cioè, mentre in altre parti della Turchia diciamo le abbiamo viste ma non così raggruppate e concentrate. Addirittura per trovare i monumenti e gli obelischi all'oliva vuol dire che è una zona che va forte.
Abbiamo lasciato la strada principale e stiamo tentando di raggiungere quella che è l'area sosta picnic che abbiamo individuato sempre su Park Fortnite. Però la strada è bella fangosa, è asfaltata al momento, però ha piovuto, è bella fangosa, quindi c'è un po' di confusione. Abbiamo un po' di perplessità, però. Sì, infatti siamo un attimo perplessi, non sappiamo se ci porterà questa strada a buon fine e soprattutto come ci porterà. Che fanno? Tutto fanno. Si fa manovra e si torna indietro, sai? No, o è sbagliata la localizzazione, perché non è, qui non c'è l'area. O è sbagliata la localizzazione di Park Fortnite, perché sinceramente qui c'è una serra, lassù c'è una casa e qui c'è un'altra azienda agricola. E poi ci sono tutti i campi di olivi. Campi d'olivi e quindi non c'è. Oltre che il fango, mamma mia. Poi stanotte è piovuto abbondantemente. Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Sì, qui mi sa che allevano bovini e ovini. Fanno l'allevamento. Sì, quindi c'è il trattore che non manca mai. C'era solo questa stradina qui, quindi Sì. niente. Ragazzi, anche questo è il bello della diretta. E così il bello della scoperta. Come vedete costeggiamo tanti campi di olivi che non mancano. Lassù ci sono tutti gli olivi. Ma in realtà questo fuori pista era per farvi vedere le piante d'olivo, no? Ah, certo. Prendiamola a ridere, dai. Stiamo attraversando la zona artigianale della città di Bursa, che non so se ve l'avevamo già detto, ma è una delle città principali della Turchia, ovviamente, dopo Istanbul, Ankara, eccetera, eccetera. La città non si trova direttamente sul mare di Marmara, sulla costa, ma un po' nell'interno. Alle spalle di questa c'è una montagna molto alta, oltre 2000 metri, dove praticamente pare che ci vada mezza Turchia a sciare, ovvero tutto il turismo invernale va in questo monte che, se non erro, si chiama Uludağ. Un po' come avveniva ad Antalya. Esatto. Ci dovrebbe essere anche una funivia che collega proprio direttamente la periferia della città con questi impianti sciistici, così abbiamo letto. Noi però ne stavamo parlando, abbiamo fatto una valutazione, non vogliamo il freddo, quindi non vogliamo andare su in quota, e anche perché si sta bene con questo calduccino, con questo sole, e questa zona però è un po' difficile da gestire con il van, con il camper. È piuttosto trafficata, molto inquinata, abbiamo visto. Tantissima spazzatura, purtroppo, aggiungiamo, rispetto ad altre zone della Turchia, ma questo abbiamo pensato noi, non sappiamo, probabilmente perché è una zona fortemente industrializzata. Abbiamo trovato anche informazioni in merito, è una zona dell'industria tessile qui intorno a Bursa. Anticamente, pensate, passava di qui proprio la via della seta, e Bursa stessa è diciamo una leader nella produzione della seta, quindi ci sono tantissime industrie, aziende che la producono. Non sappiamo se questa forte industrializzazione ha portato a questo grande inquinamento, insomma. Anche il lato del Mar di Marmara, da questa parte asiatica, non è altrettanto bello e invitante come l'altro lato, diciamo quello europeo. Non vogliamo fare discriminazione assolutamente fra Europa e Asia, è proprio un dato di fatto perché abbiamo visto entrambe le sponde. Quindi noi volevamo un posto tranquillo, in natura, un po' silenzioso. Anche stanotte abbiamo passato la nottata con la fabbrica, come vi diceva Fede, dietro, e qui non c'è un posto dove sostare, quindi abbiamo deciso di passare oltre, di bypassare appunto Bursa. C'è un laghetto dopo quella città, vediamo se almeno lì troviamo un po' di tranquillità, meno confusione. Anche l'aria stessa qui, ora, a parte siamo tappati, ma sì, siamo raffreddati, però si sentono dei sente, cattivi odori nell'aria. si sente che è un'area più industrializzata, insomma, questo non stiamo a spiegarvelo, e questo ci dispiace perché, insomma, comunque avevamo delle aspettative un po' più alte. Un po' più alte, Questa sì. zona. Sì, questa zona, la fascia, ripeto, la fascia alta che costeggia il mare di Marmara dal lato asiatico.
Confermo che la montagna si chiama Uludağ, dove ci sono gli impianti C'è sciistici. anche l'opino che scia. Quindi se venite in Turchia d'inverno e avete i vostri sci o snowboard con voi e volete fare una bella sciata, vi consigliamo il monte Uludağ. Invece per le mogli che non volessero sciare c'è l'Ikea. Lì abbiamo l'Hilton, signori, Non manca mai. che non manca mai. Se volete un hotel a prezzi buoni a Bursa ve lo consigliamo. Noi abbiamo Charlie a 1 stella, ma ci va benissimo. No, non è vero, è Charlie è 10 firmamento, stelle. È Charlie. firmamento, è la Via Lattea. Sto scherzando. Però sto scherzando anche sugli hotel, no, è bello questo, nel senso, non sappiamo quanto possano chiedere, non ci abbiamo mai guardato. Bella incasinata la signora città di Bursa. Troppo incasinato. Intanto la gente ci chiede il passaggio, pensano che siamo quelli del pulmino. Sì. Ci scambiano, sì, per i collettivos, come si chiamano? Ah, teleferic, vedete quello che vi dicevo. Andando a dritto si va a prendere la teleferica, la funivia, non sappiamo come sia composta, diciamo, per andare sul monte Uludağ. Da là. Ci sento male, solo l'idea. Vabbè. Ma poi dopo Istanbul. Infatti stavo dicendo, poi dopo Istanbul, insomma, è tosta. E di là Izmir, dove bisogna andare noi? A dritto, tutto a dritto. Si va dentro. Faranno il tram. Sì. Che pulmino vai? Poi guarda, Questo ciambellone verde che vedete sulla mia sinistra è un futuristico stadio di Bursa, di calcio, presumiamo. E a vedere dalle insegne, dai stemmi, dovrebbe essere anche una squadra importante. Non sappiamo, noi conosciamo solo il Galatasaray, sì, per sentito dire ovviamente, che è la squadra di Istanbul, però probabilmente anche la squadra del Bursa è messa bene in classifica, insomma. Non riusciamo a uscire dal caos. Allora di là, non da sinistra, sì, quindi infatti, perché di là si va ai traghetti, devo no? a sinistra. Sempre più grigio, più cielo minaccioso, non ci molla, vabbè. Ci stiamo avvicinando verso l'Ulubat Golu, che Golu è non altro è che il lago di Ulubat. Come vi dicevamo prima, abbiamo individuato questa zona, speriamo che sia più tranquilla, è un po' verde. Stiamo perlustrando, ovviamente circondati da, indovinate un po', uliveti. In tutto questo dobbiamo ancora fare pranzo, Te pareva? quindi bisogna trovare un posto adeguato, tranquillo, senza vento. Ma lui non se lo dimentica mai di fare pranzo, Una cosa che proprio non gli passa mai di mente. Io non ci stavo pensando. Ma ho visto tutte le piante d'olivo, mi è venuto in mente l'olio d'oliva, e l'olio d'oliva serve per condire la bruschetta. Ha fatto tutta l'associazione mentale, pensa un po'. Però la vedo un po' dura, la Però c'è il mercato e noi non ci abbiamo posto per noi. Siamo fogliati. Vabbè, giri lì nel parcheggio Moschea? Vedete? È dura ragazzi, non è facile. No, Non è qui mai è un po' stretto. Vabbè, ma noi ci proviamo nei posti, poi se non c'è posto, pazienza. Poi ci dice, ma lì non ci andate? Ci si prova. È veramente un'isoletta minuscola, è un francobollo. Nel frattempo ha iniziato anche a sgocciolare. Ci sono le paperelle nere, guarda, belline. Sì. E anche dei super pellicani lì sotto. Stiamo facendo il ponte a ritroso perché non c'è posto per noi. È dura. E il pranzo si allontana. Oh, sempre più. senti che si preoccupa del pranzo. Sono posti stretti, minuscoli, con vie senso unico. senso unico. Circolare, quindi speriamo bene.
in più c'era una sorta di mercatino, tutte le macchine parcheggiate, quindi cerchiamo un'altra posizione. Tavolini da sporcizia. picnic con lo sporco, peccato. Che sporcizia. Guarda là. No, non va bene. Come vedete siamo di nuovo in viaggio, siamo ripartiti da 5 minuti, abbiamo fatto il famoso pranzo, anche se alle 3 di pomeriggio, ma l'abbiamo fatto. Qualche bruschetta veloce, un po' di formaggi, così, insomma una cosa al volo, come si dice. Mentre stavamo pranzando abbiamo riflettuto sulle zone circostanti e niente, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che insomma questa zona proprio non c'è entrata dentro, come vogliamo dirlo, non lo so, non ci ha preso come altre zone della Turchia. Lo sapete benissimo quanto amiamo la Turchia e quanto l'abbiamo amata. Per chi non avesse visto i video dell'anno scorso, insomma abbiamo fatto fra tutto un tour di 3 mesi, quindi significa che ci è piaciuta per starci così tanto tempo. Però questa zona è stata un po' una delusione, non ce l'aspettavamo così. Sta di fatto però che non abbiamo trovato quella tranquillità, quella pace e quella natura che volevamo, perché come vi abbiamo ripetuto più di una volta è una zona molto confusionaria, molto sporca, industrializzata, e quindi insomma anche la costa sul litorale del Mar di Marmara ne risente. Niente, comunque è sempre bene vederle con i propri occhi, mai per letto o per sentito dire, perché insomma altrimenti ci sarebbe rimasta fuori una bella zona per chiudere il famoso cerchio della Turchia. Ora abbiamo deciso di andare in direzione Çanakkale, che è praticamente la cittadina, perché non è una città molto grande. Innanzitutto ci siamo già passati, ci era piaciuta molto, e poi è la cittadina, diciamo, che dà il nome anche al famoso ponte che ha il primato di essere quello più lungo con la campata al mondo. Ancora non abbiamo deciso se per ritornare nella parte europea fare il ponte o prendere un traghettino. Ora siamo sulla strada, diciamo, provinciale, che non è autostrada, ma è comunque bella trafficata. Però si scorre bene. Si scorre bene, tra l'altro stiamo lasciando il nuvolone nero, ora vi faccio vedere, e stiamo andando verso il sole, quindi è segno che la scelta è giusta. Però ci vorranno ancora 2 orette e mezzo almeno di strada. Vediamo se farle tutte oggi o magari poi farla una parte domani. Guardate qua, Tanto piove. lo stiamo abbandonando, però piove. Come vi dicevo è molto variabile, sta piovendo, lì c'è un sole incredibile,